Ciao a tutti cari amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di aprile 2026. Uh, Abbiamo la carta del Sole, amici del Sagittario. Può essere un momento di crescita, di prosperità, ma anche di chiarezza mentale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Stavo notando come, ragazzi, le carte facessero fatica a mischiarsi. Andiamo a vedere quali sono le energie. Cinque di bastoni, re di bastoni, due di coppe, abbiamo un 8 di pentacoli, un 8 di bastoni, abbiamo la temperanza e un 2 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. Tenete presente che se siete single questa potrebbe essere la vostra parte di lettura, ma se avete qualcuno in testa, nella seconda parte del video andiamo a vedere lo sviluppo energetico della vostra persona di interesse, indipendentemente da quello che è la vostra relazione, quindi sia che sia una conoscenza, una relazione già, insomma, approfondita, piuttosto che magari una relazione indefinita, clandestina, semplicemente è lo sviluppo dell'energia dell'altra persona. Allora, partiamo con questo 5 di bastoni perché mi dice che potrebbero esserci come dei conflitti, potrebbero esserci dei punti di vista diversi ehm, tra voi e le persone che vi circondano. Vi dirò, per qualcuno può anche far riferimento a diversi corteggiatori che potreste avere in questo periodo. Allora abbiamo un 2 di pentacoli, il giudizio, un 10 di bastoni, un 3 di coppe e il mondo. Credo che potrebbero essere due energie, quelle che vi tengono impegnati, che qui c'è anche un 3 di coppe, Andiamo avanti, vediamo il re. Asso di spade e 2 di bastoni. Ho come l'idea che qui ci sia qualche cosa che vi crei qualcosa o qualcuno potrebbe essere ehm, che vi crei come una certa situazione di insicurezza, di continuo movimento, continuo cambiamento, spostamento. E qui con sia il 10 di bastoni al contrario che il mondo al contrario, sento che in qualche modo c'è come un qualche cosa che non volete lasciarvi indietro. Potrebbero essere delle responsabilità, potrebbero essere dei pesi, potrebbero essere delle relazioni, delle conoscenze, delle situazioni.
E qui con il re di bastoni, l'asso di spade e il due di bastoni, sento che in qualche modo c'è una verità che potrebbe venire a galla. Diciamo che il re di bastoni mi fa pensare comunque a qualcuno di nuovo per voi. Potrebbe essere qualcuno che vi, come vi posso dire? Non dico che vi fa una dichiarazione, ok? Però è come se ci fosse qualcuno che attaccasse bottone in qualche modo con voi. Potrebbe esserci come anche uno sguardo verso il futuro. Ho come l'idea che tra l'asso di spade e il sole come carta base arriverà come una specie di chiarezza mentale. Fate attenzione ai pettegolezzi, mi viene da dire in questo periodo, o a quello che dicono gli altri, alle lotte di potere, a chi vuole aver ragione. Andiamo a vedere il due di coppe. 5 di bastoni, temperanza. 5 di bastoni ce l'avete qui, temperanza qui e 2 di coppe qui. Credo che si faccia difficoltà a trovare un punto di incontro con qualcuno o proprio si faccia difficoltà ad incontrarsi con questa persona. Vi dirò, c'è anche un 8 di bastoni. Per qualcuno potrebbe essere una conoscenza anche online. Andiamo a vedere il lotto di pentacoli. 4 di coppe. Allora, vi dirò, c'è qualche tema qui con il lavoro? Potrebbe esserci qualche tema con il lavoro, quindi vi dico, potrebbe essere anche qualcuno che state conoscendo sul posto di lavoro. Potrebbe essere un qualche cosa inerente alla quotidianità, inerente il fatto che il vostro tran tran vi rende autonomi, vi rende indipendenti, in qualche modo vi rende liberi. Però c'è anche un 7 di spade. Io sento che tanto appagati forse non siete. Perché il 7 di spade è una di quelle carte che indica il raccontarsi delle bugie o il non dirla tutta. C'è qualche cosa che o state nascondendo della vostra quotidianità o a voi stessi oppure a questa nuova persona. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Perché qui, secondo me, con l'otto di bastoni si tratta di portare a galla questo asso di spada e questo sole. Cioè, è la comunicazione. Sento che sarà un periodo ottimo per parlare, per comunicare, per confrontarvi, per capire dov'è il punto medio con questa persona. Se ci può essere un punto medio con questa persona. Abbiamo un 3 di spade e la luna. Qui potrebbe esserci il comunicare all'altra persona che cosa implica per voi magari il vedersi e quindi che cosa dovreste sacrificare. Qui il 3 di spade e la luna potrebbe essere un dolore del passato, quindi magari questa cosa che si sta nascondendo è un dolore che potrebbe anche essere riferito a questo 5 di bastoni, però essendoci la luna sento che è un qualche cosa di molto profondo. Può anche essere qualche cosa di molto vecchio, perché qui abbiamo il giudizio, quindi è come se non si lasciasse andare qualche cosa di vecchio. Ci fossero come due, può anche essere una relazione che avete già finito da tempo, ma che in qualche modo vi ha segnato e che non riuscite a lasciare indietro. E questo potrebbe essere quello che state nascondendo a questo re di bastoni, quindi il fatto che non riusciate a staccarvi da quella cosa lì.
Andiamo a vedere la temperanza perché è una carta di forte guarigione e ce l'avevate già anche qui, quindi secondo me il fatto di trovare un punto medio, trovare un punto di incontro, può essere come il preludio per questa guarigione, per questo riequilibrio, per questa, come vi posso dire, alchimia. Abbiamo un 8 di pentacoli di nuovo. E 6 di bastoni. Allora, può essere che, perché qui c'è un tema, no? L'otto di pentacoli, quindi potrebbe essere il lavoro, visto che è ripetuto, potrebbe essere un qualche cosa che ha a che vedere con le piccole cose che dovete fare, che dovete gestire, a cui dovete pensare tutti i giorni, potrebbe essere una questione di ritmi, di tempistiche, per esempio, qualche cosa che riguarda la vostra quotidianità. Cioè io qui ho come l'idea che dobbiate, o meglio, quello che è il potenziale futuro potrebbe essere che abbiate bisogno come... Perché sento che anche se di bastone è una carta di ufficializzazione, io sento che... datemi una carta per i sette di spade. C'è qualcosa che non state dicendo, c'è qualche cosa che vi state tenendo dietro e il fatto di comunicarlo, di comunicare questa paura potrebbe essere, questa nostalgia, questo dolore, questa ferita ancora aperta, questo tradimento, faccia sì che il portarlo fuori a livello verbale faccia iniziare questo processo di guarigione e che qui appunto bisogna trovare come un punto di incontro. Ops. Allora, datemi una carta per il sette di spade. Asso di coppe. C'è qualche cosa che probabilmente state nascondendo di voi stessi, del vostro cuore. Potrebbe essere anche inerente a un figlio per qualcuno, perché c'è questo asso di coppe. Potrebbe essere inerente a un'idea, un amore. Andiamo a vedere il due di pentacoli. Comunque l'ufficializzarlo, il parlarne, il portare a galla questa cosa, secondo me, fa arrivare questa temperanza, quindi questa guarigione. Mi viene anche un po' da dire questa leggerezza del cuore. Allora, il due di pentacoli è spiegato da un cavaliere di bastoni e da un re di spade. Che interessante. Vi dico così perché? Perché qui abbiamo una figura, cavaliere di bastoni, molto passionale e un re di spade che è una figura molto strategica. E qui abbiamo un due di pentacoli e qui abbiamo un sette di spade con l'asso di coppe. Sembra quasi che inizierete come a mettere in equilibrio le due parti di voi, tipo quella un po' più passionale, se vogliamo, e quella un po' più mentale. Se vogliamo possono essere la parte astratta e la parte fisica, ok? Lo yin e lo yang. Io credo che c'è un buon potenziale perché si crei un equilibrio, ok? O perlomeno sento che cercherete di creare come questo equilibrio interno vostro, intendo proprio, non è dipendente da chi stiate, da se o no stiate frequentando qualcuno e da chi stiate frequentando, insomma. Ok, ragazzi, andiamo a vedere le energie della vostra persona di interesse. Quindi non importa il legame che avete, l'importante è che stiate pensando a qualcuno, insomma. Sento che comunque questo sole qui all'inizio è proprio indicatore di un momento di chiarezza mentale, ok? Ok. Oh, si sono già girate queste... Guardate, regina di spade, 10 di spade, 7 di denari, regina di coppe.
2 di spade, abbiamo un cavaliere di coppe e una regina di denari. Wow! No, scusate, di bastoni. Quante figure avete? Cioè, no, quante figure ha l'altra persona? Allora facciamo così perché se no non le vedete tutte. Ok, ragazzi, devo dire che partendo con questa regina di spade potrebbe esserci come una presa di posizione da parte dell'altra persona. 6 di coppe e 5 di coppe. Credo che ci sia da parte di questa persona una certa rigidità causata da un passato doloroso. Qui c'è un 5 di coppe, potrebbe esserci stata qualche perdita, qualche pentimento, qualche cosa che è stato nel passato e che ha reso questa persona rigida, può essere per conto suo o nei vostri confronti. Andiamo a vedere il 10 di spade, perché qui si tratta di chiudere con qualche cosa. La regina di coppe, che ce l'abbiamo già qui. Quanti. Regina di coppe, fante di pentacoli, regina di spade, 8 di bastoni e re di pentacoli. Credo che questa persona possa aver non lo so, ho come l'idea che vi somigli un po', nel senso che qui abbiamo regina di spade e re di coppe, qui abbiamo bastoni e spade, però comunque è vero che c'è anche il re di pentacoli, ma le due regine mi colpiscono, è come se ci fosse stato mm, come un ruolo, perché le abbiamo tutte e due ripetute. C'è questa forte presa di posizione, questa rigidità di cui vi parlavo prima, e c'è come un qualche cosa che ha come bisogno di essere lasciato indietro, o questa persona ha lasciato indietro. Sento che con questo 8 di bastoni, che comunque voi avete anche qui, in questo periodo ci sarà l'opportunità di parlare, di comunicare, di capirvi, di comprendervi. Voi qui avevate 2 di coppe, quindi c'è come la possibilità di trovare un punto di incontro e quindi anche un equilibrio. Andiamo a vedere il 7 di denari. 2 di pentacoli e 3 di coppe. Ragazzi, il 2 di pentacoli ce l'avevate anche voi qui e il 3 di coppe ce l'avete voi qui. Ci sono come delle energie che si stanno infilando in mezzo tra voi e questa persona. Io credo, perché anche il 2 di pentacoli c'è tante volte, io credo che o sia come come vi posso dire, un avvertimento, se vogliamo, un consiglio, ecco, di prendere le cose un po' più alla leggera, di prenderle un po' più con filosofia, oppure potrebbe esserci, ehm, ecco, lì mi spiegherei questo 3 di spade vostro, la paura di essere traditi, la paura che magari questa persona che vi interessa abbia già qualcun altro in testa, qualcun altro nel cuore. Andiamo a vedere la regina di coppe. Re di coppe. E fante di bastoni. Guardate, vi assomigliate perché
E sì, credo che qui ci sia come una parte che deve essere risvegliata, che è il cuore, la parte emotiva, se vogliamo, la parte spirituale. Perché le altre cose ci sono, potrebbero esserci con questa persona, quindi l'intesa mentale e l'intesa fisica, però ci sono anche tanti due di pentacoli e un due di spade qui, c'era l'altra persona, ci sono come dei dubbi, ci sono come delle cose che non si vedono, vi faccio notare che è sotto la vostra luna, quindi ehm, secondo me la comunicazione rivelerà quello che qui non è ancora chiaro ed è per quello che qua c'è il sole. Sento che è come se a fine mese le cose fossero più chiare. Andiamo a vederlo comunque questo due di spade. Giustizia e due di bastoni. Credo che ci siano buone possibilità di perlomeno parlare di equilibrio. Cioè vi dico, l'altra persona, siccome ci sono dei dubbi qui, è come se avesse bisogno di regole o potrebbe mettere delle regole. E qui abbiamo un due di bastoni, sono regole che riguardano il futuro o potrebbero anche essere punti di incontro perché ci sono tanti due di coppe, cioè avete due di coppe, c'era un 6 di bastoni, non lo so, sento come se si potesse sviluppare una nuova realtà, una nuova chiarezza su quello che volete con questa persona, sul se ci sono punti in comune, sul che cosa devo lavorare io per arrivare a questo due di coppe. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe perché secondo me c'è la possibilità di parlare di qualche cosa di serio, di parlare. Vi dico, qui avete 8 di bastoni, l'altra persona ce l'ha a inizio periodo, però sento che si arriva come ad una proposta finale, a un qualche tipo di regolarizzazione. Qui avete la giustizia, andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Wow, la stella. E l'imperatrice, ragazzi. Questa persona sento che ha intenzioni di concretizzare. Con la stella c'è come una speranza, un desiderio, potrebbe anche essere un sogno. Questa persona ce l'ha anche qui il 6 di coppe. Andiamo a vedere la regina di bastoni, perché qui c'è un re di bastoni, Asso di pentacoli. Un altro due di coppe, ragazzi. E cavaliere di coppe. Allora, sinceramente sento che potrebbe iniziare effettivamente qualche cosa di concreto, anche perché c'è imperatrice e asso di pentacoli, quindi sento che entro la fine del mese qualche cosa di più concreto potrebbe arrivare. Sapete cos'è la cosa strana? È che questa persona sento che è vero che c'è bisogno come di regole con questa giustizia, ma è come se non volesse ancora compromettersi. Perché qui il cavaliere di coppe è girato al contrario, qui ce l'avete, giusto, dritto. Però qui girato al contrario è anche il due di coppe. Penso che possa essere una cosa che inizi con degli ottimi, come vi posso dire, c'è come un nuovo capitolo, un qualche cosa di nuovo che si concretizza all'interno della relazione. Ci può essere questa disponibilità al dialogo, però è come se le cose poi sento che vengano naturali. È come se non ci fosse bisogno come vi posso dire, non lo so, di ufficializzarlo verbalmente. Cioè, si parla di quelli che potrebbero essere i temi critici, quello che per voi potrebbe essere questa paura, questa sofferenza, i dubbi di questa persona,
Dove era il 2 di bastoni? Qua, quello che si vuole per il futuro, i sogni, le speranze, è come se si parlasse di qualche cosa in grande, però non si definisse la vostra relazione. Ah, io vorrei che, non lo so, nel mio futuro succedesse questo, l'altro dice, ah, io vorrei che nel mio futuro succedesse questo. Si vede che i futuri collimano, però nessuno dei due dice, ah, facciamoli insieme. Ho reso l'idea? Andiamo a vedere qualche altro oracolo, però qui ragazzi secondo me arriva la chiarezza mentale su una relazione, su quello che può voler dire per voi un punto di incontro o può voler dire per l'altra persona un punto di incontro, perché la giustizia parla di contratti, il 2 di coppe parla di compromessi, quindi è come fare le cose secondo le regole e fare le cose in modo equo, giusto. Anche qui avete la temperanza. Per voi sento che inizia come un momento di guarigione. Ok. Una chiamata d'amore. Qualcuno vi esprime il suo amore, parla di messaggi d'amore e dice che qualcuno vi sta pensando e ve lo farà sapere. E poi abbiamo la carta bella questa, della autoindulgenza. E vi dice che è tempo di guarire e di fare il lavoro delle ombre, quello che vediamo qui con questa luna. C'è qualcosa qua che deve venire fuori. Il 7 di spade secondo me è qualche peso che vi state tenendo dentro. Non è necessariamente qualcosa di negativo. Cioè è negativo che vi stiate tenendo i pesi dentro. Però secondo me la seconda metà di aprile può essere un buon periodo per tirare fuori proprio la zona d'ombra, quello che vi dice questa carta. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Relazioni delle vite passate. Vi siete conosciuti in passato. Ragazzi, avete il giudizio, il 6 di coppe, la giustizia, 3 volte il 2 di coppe. Fatemi vedere se c'è altro, ma mi sembra che sia tutto. Però c'è già abbastanza, secondo me. La luna, c'è la luna anche. Bene, amici del Sagittario, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi può contattare via mail o potete anche abbonarvi al canale. E in quella sezione parlo di come lavorare le credenze limitanti, come riconoscerle innanzitutto, poi come trasformarle. Poi c'è tutta una parte di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, di visione eterica, di come sviluppare la chiaroveggenza. Insomma, sono tante nozioni, praticamente tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale, che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 per adesso, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico proprio perché sono state create come un percorso, come una scuola. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!